Ci troviamo al Maso Glis o Glisov in Val Mastia. Siamo al termine di questa meravigliosa e splendida valle, una laterale della Val Venosta in Alto Adige. Oggi affronteremo un giro veramente spettacolare, un giro ad anello. Andiamo ai laghi di Saldura e al rifugio Berettes, toccando una quota di poco superiore ai 3000 metri. Speriamo che la giornata si mantenga bella soleggiata. Adesso partiamo, seguiamo il segnavia numero 1 che si inerpica seguendo la sinistra orografica del Rio Saldura. Il nostro primo obiettivo è raggiungere la Malga Mastia di Dentro. Pronti per questa avventura in alta quota? Dopo 2,3 km di cammino siamo arrivati alla Malga Mastia di Dentro e ci troviamo a 2022 metri di quota. Qui il paesaggio inizia a cambiare. Ora dalla Malga abbandoniamo il segnavia numero 1 e proseguiamo sul segnavia numero 4. E se sin qui è stata una passeggiata, adesso preparatevi perché il tracciato d'ora in poi è decisamente più ripido e ci farà arrivare direttamente sull'altopiano lacustre. Ragazzi, un bel respiro e iniziamo la parte impegnativa di questa giornata. Ci voleva questa breve pausa per riposarci un attimo e rifocillarci. Fin qui abbiamo fatto circa 700 metri di dislivello e qui siamo a 2500 metri di quota. Riprendiamo la marcia verso i laghi Saldura.
Eccoci finalmente arrivati sull'altopiano lacustre più alto dell'Alto Adige. Qui siamo attorno ai 2750 metri di quota in questa splendida conca glaciale che ospita i laghi di Saldura. Quello che vediamo qui attorno è il risultato dell'erosione dei ghiacciai durante l'ultima glaciazione. Secondo laghetto. Alle mie spalle sono comparsi altri 2 piccoli laghi. Terminata la sosta ai laghi, adesso continuiamo e andiamo al valico Piccolo Tibet. Altra meraviglia! In tutto abbiamo visto 5 splendidi laghi. Quest'acqua cristallina invoglierebbe a fare un bel bagno. No, sarà per la prossima volta. Troppo fredda. Arrivati a questo bivio riprendiamo il segnavia numero 1. Ragazzi, ci siamo! Abbiamo raggiunto il valico Klein Tibet, letteralmente Piccolo Tibet, e questo è il punto più alto di tutto il nostro giro. Siamo a 3016 metri di quota. Siamo in un paesaggio lunare, quasi extraterrestre. Da questo punto il panorama sarebbe veramente spettacolare. Tutt'attorno si ergono cime ben oltre i 3000 metri di quota. Però oggi le cime sono coperte dalle nuvole e quindi il panorama è molto limitato, purtroppo. Dal valico Piccolo Tibet scendiamo al rifugio Oberettes.
Eccoci scesi al rifugio Berettes. Questo rifugio è un punto strategico per diverse camminate in alta quota. Qui siamo a 2670 metri di quota e l'escursione più famosa, che parte proprio da questo rifugio, è la salita alla Pala Bianca, la regina delle Alpi Venoste, con i suoi 3739 metri di altitudine. Da qui si può anche scendere in Val Senales, offrendo interessanti possibilità di traversate. Continuiamo la nostra discesa sempre sul segnavia numero 1 per far ritorno al punto di partenza. Siamo ritornati alla Malga Massia di Dentro e qui chiudiamo l'anello. Continuiamo a scendere per fare rientro al Maso Glis. Riprendiamo il sentiero di questa mattina. Siamo ritornati al Maso Glis e che dire di questa magnifica escursione? Sicuramente è un'uscita impegnativa. Abbiamo percorso all'incirca 15 km con un dislivello positivo di 1300 metri. La maggior parte dell'itinerario si è svolta in alta montagna, in un paesaggio glaciale davvero unico, come avete potuto vedere. Consigliamo questo giro a persone ben allenate, che abbiano una buona conoscenza dell'alta montagna, piede fermo e assenza di vertigini. Nota importante: se fate quest'uscita ad inizio estate, fate particolare attenzione perché può esserci presente della neve sui sentieri più alti. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!